Sto ricevendo tantissime email in questo periodo di gente che vuole informazioni sull'auto elettrica, come scegliere quella giusta, cosa bisogna sapere, cosa bisogna fare dopo averla acquistata. Bene, oggi parliamo di come scegliere l'auto elettrica in base alle vostre esigenze. Qui abbiamo una lavagna bianca, proviamo a fare uno schizzo di quello che vi serve sapere. Prima di cominciare, ragazzi, voglio introdurre lo sponsor di questo video, che è NordVPN. Come sapete, più di una volta ve ne ho parlato, è un sistema che mette al sicuro la vostra connessione ad internet e in questo periodo, ma come sempre, diciamo, è molto utile essere un pochino più cauti, soprattutto ora che siamo sotto le feste. Ci sono tantissime email di spam, phishing, virus, tentati attacchi, quindi state sempre molto attenti, molto accorti, perché la sicurezza su internet è importante. Con una tecnologia super sofisticata, complessa, disponibile su tutte le piattaforme ma semplicissima da utilizzare, è veramente il massimo per mettere in sicurezza i vostri dati sensibili, anonimizzare e proteggere la vostra connessione ad internet in qualsiasi momento. Io, come sapete, già lo uso tutti i giorni, ormai è installato sul mio smartphone, sul mio Mac, sulla mia Android TV e anche sul piccolo hotspot che ho costruito recentemente e che tengo nella mia Tesla. NordVPN si inserisce tra voi ed il servizio internet che utilizzate, rendendo sicura la vostra rete, ma non solo, è possibile anche aggirare alcune restrizioni, connettendovi ad esempio dall'America e accedendo così a servizi che prima non avreste potuto utilizzare per via della vostra posizione geografica. Oggi NordVPN è ancora più conveniente. Usando il mio codice sconto che vedete in sovraimpressione avrete un prezzo di 3,15 € al mese con un abbonamento di 2 anni e in più avete 4 mesi gratis. Mi raccomando, quindi nordvpn.com/Matteo Valenza, così NordVPN saprà che arriverete attraverso il mio video e probabilmente in futuro sponsorizzerà ancora il mio canale. Ok, allora io voglio un'auto elettrica. Quali sono le cose che devo sapere, cosa devo considerare prima dell'acquisto, visto che di auto elettriche ce ne sono tante, sono diverse, hanno autonomia diversa, costi diversi e utilizzi diversi. Allora, la prima cosa assolutamente da tenere presente è se avete un box o una corte interna dove potete mettere una colonnina per ricaricare, quindi quella è la cosa fondamentale. Poi ne parliamo e capiamo perché è fondamentale. La seconda cosa che bisogna capire è quanti chilometri fate in media al giorno e se usate la macchina per fare gite fuori porta e se avete altre auto di proprietà. Questo altro ancora molto importante. Quindi diciamo che più o meno facciamo da minore o uguale a 30 km al giorno, 60, 100 e 200. Qui sempre diciamo minore o uguale a 60, minore o uguale a 100, maggiore di 100, 200 e maggiore di 200. Questo è più o meno quello che serve. Se noi abbiamo un box possiamo ricaricare l'auto. Se facciamo 30 km o 60 km o 100 km al giorno generalmente non c'è nessun problema, perché con una 3 kW, che è diciamo lo standard di ogni casa, possiamo ricaricare tranquillamente dai 100 ai 150 km per notte. Quindi generalmente con questo utilizzo siete a posto, più o meno non ci sono grosse difficoltà per ricaricare la macchina. Se invece fate più di 200 km dovrete fermarvi probabilmente a ricaricare fuori, a meno che fate 200 km tutti i giorni e la vostra macchina elettrica che scegliete fa 300 km di autonomia o 400, allora non c'è nessunissimo problema, però lì c'è il problema del budget. Se non avete un box bisogna vedere dove vivete. Voi vivete in una zona cittadina dove ci sono colonnine? Sì, no?
avete possibilità di ricaricare quando andate al lavoro. Diciamo che più o meno l'utilizzo di una macchina, di un'automobile, è casa lavoro, lavoro, giro e poi casa di nuovo. Quindi diciamo che il posto che frequentate di più è comunque il lavoro e casa vostra. Quindi se avete un box siete a posto perché la ricaricate a casa, e anche lì potete fare un contratto da potete avere un contratto da 3 kW, da 6 kW, da 7,5, 4 in realtà, 7,4 kW in trifase, oppure un 11 kW. Ecco, l'11 kW non lo metterei neanche, perché è abbastanza raro avere in casa e riuscire a portare 11 kW in trifase. Diciamo che dai 3 ai 6 kW sono lo standard, anche perché se avete già un 3 kW molto probabilmente potrete portarlo a 6 kW semplicemente facendo una telefonata e andando a pagare 32 euro, diciamo, a Enel per una tantum per il passaggio, che è come ho fatto io. Fondamentalmente non mi servono più di 6 kW per la mia casa, che ne assorbe 4,5 circa, gli altri 2 li lascio per la macchina, una cosa del genere, ecco. Quindi per questo diciamo che è un non problema, e qui riuscite a ricaricare tranquillamente 150 km a notte. Sui 7,4 kW invece in trifase comincia a essere interessante, perché in 10 ore potreste ricaricare completamente una batteria da 75 kWh, che non è male. Le batterie da 75 kWh sono già nelle macchine con un pochino più di budget, tipo Tesla Model 3 ad esempio. Mentre invece se andiamo su un'auto diversa con una batteria un pochino più piccola, la 7,4, vuol dire che magari in 7 ore, tipo non so, una ID3 o una Zoe potrebbe ricaricarsi in 7 ore, quindi anche lì sarebbe veramente figo. Io 7,4 kW in trifase lo sogno la notte. Per andare a metterlo in garage, insomma, bisogna fare delle verifiche particolari, bisogna portare la trifase, bisogna avere un contatore in trifase, ci sono diverse spese per adattare il vostro impianto, se già non arrivano le 3 fasi, ecco. Quindi dicevamo, dove vivi? Se vivi in una zona dove non ci sono colonnine, non hai il box, ci sono pochissime colonnine, acquistare un'auto elettrica è la scelta sbagliata, no? Quindi comprati un'ibrida, oppure un GPL o un metano, sempre se ci sono i distributori lì nella tua zona. Ecco, ci sono alcune zone, ragazzi, più coperte da colonnine, altre meno coperte. In questo caso scaricatevi l'app Next Charge e andate a vedere quante colonnine ci sono nella vostra zona. Il discorso dei chilometri che abbiamo fatto poco fa è importante per capire in quanto tempo ammortizzereste il costo dell'auto elettrica, perché comunque sappiamo che acquistare un'auto elettrica costa di più di andare ad acquistare un'auto termica o ibrida. C'è un forte dispendio di denaro iniziale per poi risparmiare dopo su bollo, assicurazione, tagliandi, manutenzione ordinaria e carburante. Quindi, se fate 30 km al giorno, vuol dire che in un anno farete 10.000 km. Se ne fate 60, lo sono scritto lì sotto, sono 20.000, perché se no a memoria, figurati. 100 sono 33.000 km, 200 sono 67.000 km. Se fate 10.000 km all'anno, non conviene tanto acquistare un'auto elettrica, perché fate veramente pochi chilometri e quindi non l'ammortizzate, cioè il costo non si ammortizza prima almeno di 10 anni. Quindi potreste fare un acquisto che non ha senso a livello di costi. Se invece volete acquistare un'auto elettrica per questioni ambientali o di comodità e non vi interessa andare a spendere quei 10.000 euro in più per acquistare una macchina, va assolutamente benissimo. Se però dovete andare ad ammortizzare, perché comunque un'auto ti serve per portarti da un punto A a un punto B,
ok che è viscerale la scelta dell'auto, vi piace o non vi piace, eccetera, però comunque se fate 10.000 km all'anno, difficilmente in 5 anni, che è la vita media di un'auto, facciamo anche 8 anni, non riuscirete ad ammortizzarne il costo. E per tenere un budget basso, visto che fate pochi chilometri, ci sono alcune auto che potrei consigliarvi, che sono la Twingo, perché assolutamente, la Smart, che è un pochino più da fighetti, diciamo, e se siete un po', se fate tutti questi chilometri in città per un uso urbano, tipicamente, non so, Milano ad esempio, potreste andare ad acquistare una piccolissima city car tipo la Citroen Ami. A quel punto, essendo che la Citroen Ami costa poco, molto poco, direi che potrebbe essere la scelta più azzeccata. Però insomma la Citroen Ami è proprio una microcar, tipo un quadriciclo elettrico, quindi non lo so. Twingo è sicuramente più macchina e non costa tanto, quindi se fate tanti chilometri, se fate 10.000 chilometri, secondo me una Twingo è la scelta migliore. La Twingo è una scelta migliore sicuramente per questi chilometri. Poi 20.000 chilometri, qui cominciamo un po' a salire, il budget probabilmente salirà un pochino di più. Ecco, qui potete comunque acquistare una Twingo, perché la Twingo li fa tranquillamente 60 km al giorno, anzi ne fa anche il doppio, fa 120-180 km al giorno, quindi va benissimo anche per questa fascia di prezzo, per questa fascia di chilometri. Se però volete un qualcosina di più confortevole, perché comunque la Twingo ha delle limitazioni anche lei, potreste andare su una Zoe o su una 500e. Ecco, anche la 500e e la Zoe possono tranquillamente arrivare a più di 100 km al giorno, anche 200 km al giorno, però ecco, tenete presente che se superate i 200 km al giorno, Zoe e 500 forse non sono la scelta corretta per voi, anche se li fanno, ok? Tutto poi dipende anche dal budget che avete. Non ho menzionato la ID3, ecco la ID3 comunque si va a posizionare sui 100-200, ma anche 60, dipende sempre dal vostro budget. Io adesso qui vi direi sui 60 di tenervi ancora la Twingo, se volete qualcosina in più vi prendete una Zoe. Questa non è una pubblicità per Renault, è semplicemente perché secondo me in questa fascia sono quelle migliori. Se invece vogliamo parlare di macchine di un certo livello, quindi 100-200 km, gita fuori porta, senza avere grossi problemi, sicuramente dobbiamo parlare di Tesla, di ID3, di Kia Niro e di Hyundai Kona, perché sono auto che possono portarvi anche in un lungo viaggio, ed è una cosa molto importante. Come dicevo prima, avete un'altra auto di proprietà e la utilizzate per fare dei viaggi, va benissimo, allora non vi servono queste auto costose come Kia e-Niro, il Tesla Model 3 Long Range, che comunque costa tanto. Utilizzate quella, cioè un uso intelligente di un'auto elettrica è utilizzarla senza ricaricare in giro. Le ricariche in giro, se non avete una Tesla, cominciano a essere un pochino complicate, a volte. A volte può andarvi liscia come l'olio, a volte potrebbero essere complicate, come avete visto un po' dai miei video. Quindi se non volete problemi, prendete altre auto per fare viaggi lunghi, tipo non so, se voglio andare in Croazia o se voglio andare in Francia, l'auto elettrica potrebbe farvi perdere un pochino di tempo, potrebbe. Se avete una Tesla, molto probabilmente non ci saranno problemi. Poi nel 2021 ci saranno anche incentivi diversi, statali, importanti, quindi potreste portarvi a casa un'auto elettrica con il 40% in meno, più o meno, di costi, che non è affatto male. Quindi pensare adesso all'acquisto di un'auto elettrica
secondo me è la mossa giusta. Ce ne sono tanti modelli, io le ho provate quasi tutte, vi invito ad andare a vedere tutti i video in base alla scelta che volete fare, perché almeno lì avete tutte le caratteristiche che non vado a ripetere qui. Quindi oggi abbiamo parlato di Twingo, abbiamo parlato di Zoe, abbiamo parlato di 500 elettrica, abbiamo parlato di Tesla, abbiamo parlato di Kia e-Niro e Hyundai Kona. Abbiamo parlato anche di ID3 e di Ioniq. Ecco, tra tutte queste io quale sceglierei? Allora, io ho una Tesla, quindi probabilmente sceglierei una Tesla. Però non è detto che sceglierei di nuovo Tesla, dipende un po' da quanti chilometri faccio. Come ho già detto, quello è l'importante. Quindi, tipo ad esempio mia moglie, che va avanti e indietro, fa 50 km al giorno forse, secondo me per lei una 500 elettrica al bacio. Sì, poi c'è anche da vedere se vi piace la macchina che andate a scegliere. Ovviamente se non vi piace una Zoe dovete comprarvi qualcosa di diverso. Ho tralasciato tante auto elettriche, la EQC, la Jaguar I-Pace, la Model X. Perché? Perché queste auto hanno un utilizzo diverso e un budget nettamente superiore, non sono da tutti, però potrebbero venire utili quando dovete trainare. Se dovete trainare, non so, un trailer o una roulotte, ovviamente non potete affidarvi ad una Zoe o ad una Twingo, magari una Tesla Model 3, sì, una Model S anche, oppure una Model X che può trainare, anche perché quando traini consumi un sacco di energia elettrica. Quindi Model X va benissimo secondo me per trainare, e anche Model Y. Perché? Perché di tutte le altre, anche se trainano, le altre auto non sono come Tesla, fondamentalmente non sono ottimizzate come Tesla, i motori fanno ben più fatica e consumano molto di più. Quindi il mio consiglio è, se dovete trainare e volete un'auto elettrica, state su Model 3 Long Range, ma ancora meglio Tesla Model X o Tesla Model Y. Queste secondo me sono le auto che potete andare a scegliere se volete trainare. Certo, i costi aumentano. Se il vostro obiettivo è utilizzare l'auto per fare lunghi viaggi, non c'è altra auto all'infuori di Tesla. È triste dirlo, Tesla vi porta sempre dappertutto, la copertura è tantissima, ci sono infatti tantissimi supercharger ovunque sparsi in Europa, in Italia, tanti V3 stanno arrivando, quindi se volete andare a fare un viaggio anche fuori dall'Italia, Tesla è la soluzione corretta. Se volete un'auto super sportiva, quando si dice super sportiva, si parla di Porsche Taycan, per forza. Per forza, perché lei è la vera super sportiva. Le Tesla non sono vere super sportive. Ok, sì, vanno forte, tengono molto bene la strada, però il feeling che ti dà, l'altezza dal terreno, la conformazione dell'auto, l'altezza alla guida è molto diversa. Quindi Porsche Taycan è sicuramente l'auto che fa per voi se volete una super sportiva elettrica. Se volete un'auto per divertirvi, siete giovani, una Model 3 Performance va benissimo. Ecco lì ci sono costi diversi, chiaramente costa molto diversamente da una Twingo, ma costa anche molto meno di una Porsche. Ah, una cosa ancora, se siete degli agenti di commercio, quindi viaggiate tanto, magari anche carichi, che auto dovreste scegliere? Punto di domanda. Anche lì la scelta è quasi obbligata. Perché? Perché se viaggiate tanto vuol dire che fate tanta autostrada e le auto elettriche in autostrada, come sapete, soffrono. Quindi dovete andare a utilizzare un'auto elettrica che abbia una rete importante, a meno che non fate sempre la Brennero. Se invece siete agenti di commercio che lavorano principalmente in aree urbane,
assolutamente lì se fate 400 km al giorno state in giro tutta la giornata, secondo me, perché io ho fatto un video dove ne facevo 530 e sono stato in giro dalla mattina alle 5 fino a mezzanotte, che non è, credo sia il vostro caso, quindi probabilmente una normale, non so, ID3 potrebbe anche andarvi bene. Se invece fate tanto extra urbano, magari fate tangenziali eccetera, allora potrebbe servirvi veramente un'auto con almeno 75 kWh di batteria. Ecco, quindi stiamo parlando fondamentalmente di una Tesla. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Oggi è Natale, perché nel senso che oggi è il 24, oggi è il 24, il video esce domani che è il 25, quindi tanti auguri di Natale. Se però non è Natale, perché magari il video voi lo vedete, non so, a Pasqua, buona Pasqua, ciao!